110 litri, 85 litri, 40 litri. Sperando che il nostro famosissimo tavolo da lavoro da 70 euro dell'Ikea regga. La sacca grande, quella in basso, contiene tutta la nostra attrezzatura da moto, 2 caschi, 2 completi, 4 paia di guanti, tutte le protezioni e dei ricambi per la Tenerona. L'intermedia contiene il beauty enorme di Sara al centro, l'abbigliamento casual per 2 persone, per 4 stagioni, per mesi e mesi di viaggio. Ed infine la piccolina in alto contiene per metà l'abbigliamento tecnico da moto e per l'altra metà 2 computer per lavorare. Per un totale di 55 kg che 70 euro dell'Ikea hanno retto alla grande. Ciao tavolino, mi mancherai, e anche se ti ho maltrattato qualche volta non ti preoccupare, torneremo presto per fare tanti video pipponi. Via questa, via la più pesante ed anche la più grande. Ma attenzione perché i bagagli non sono finiti. Trolley da 40 litri con soffietto aperto addirittura, che verrà caricato come terzo bagaglio in stiva. Ma cosa si celerà all'interno? Per scaramanzia non vi mostro il contenuto perché all'interno c'è qualcosa che potrebbe essere bloccato in aeroporto. Altri 11 kg, via anche questo, per passare alla valigia più interessante, ovvero questo panettone qua. Parliamo della borsa della Mytec per la valigia da 48 litri da moto non scaricata. Questa, così come la vedete bella piena, andrà dritta sparata all'interno della valigia di alluminio presente sulla Tenerona, pesa 14 kg e all'interno troviamo solo ed esclusivamente attrezzatura elettronica, ovvero attrezzatura da lavoro per creare i nostri vostri video. Ma tutta questa attrezzatura da lavoro come viene utilizzata nella pratica? Per rispondere a questa domanda dobbiamo praticamente suddividere il tavolino in 2 parti e fare questa fondamentale suddivisione. Video formato tra virgolette classico, chiuse le virgolette, che può essere rettangolare oppure verticale oppure quadrato. Soluzione 1 che metteremo da questo lato. Cambio colore, video formato tra virgolette 360, che spesso viene contraddistinto con un cerchio che definiremo con il numero 2. Posizioneremo dall'altra parte. Da qua si può capire che seguendo questa linea immaginaria di mezzeria, tutti gli strumenti che registrano video registrano nel formato classico, dal telefono alle mirrorless al drone alle action cam. Per farvi un esempio, lo stesso identico formato con cui voi ora state vedendo questo video, mentre spostandoci sulla vostra sinistra il formato 360 viene registrato da pochissimi prodotti, ma vi posso garantire che se cercate qualcosa di piccolo, di semplice, di easy e di performante, lei è la migliore presente sul mercato. Da qua possiamo iniziare a rispondere alla domanda che mi avete fatto in tantissimi nei commenti dei video, ma anche ad ECMA. Quando utilizziamo questi strumenti è facile realizzare un video perché basta premere il tasto REC e la clip che ne viene fuori già ha il formato classico, ovvero il formato che siamo abituati a vedere nel computer, nel telefonino, nella televisione. Ma quando utilizziamo una camera con un formato 360, come possiamo trasformare il formato 360 nel formato classico? La prima soluzione riguarda il nostro amato telefono, sia nella variante iOS che nella variante Android, e come seconda soluzione i nostri oramai indispensabili computer, sia nella variante Windows che per quella Mac. Quindi, prima cosa da fare, andare nei rispettivi store di Apple e Android e scaricare in maniera gratuita l'app Insta360 sui vostri telefonini. Poi andare nel sito ufficiale di Insta360 e scaricare sempre in maniera gratuita il software Insta360 Studio sia per Windows che per Mac. Ora avremo l'app di Insta360 scaricata sul nostro telefonino e l'app Insta360 Studio scaricata sul nostro computer, entrambe gratuite. Seguitemi perché le strade da intraprendere sono diverse e noi, come sempre facciamo, prenderemo la più semplice, anche perché la strada che riguarda tutte le versioni di Insta360, dalla X2 alla X3,
all'X4. Iniziamo mettendo da parte il telefono per parlare della versione desktop, ovvero Insta360 Studio. Primo passaggio, prendete la vostra Insta, togliete la batteria. All'interno, cerco di farvela vedere, c'è la micro SD, basta premere, si solleva ed è facile sfilarla. Eccola qua. Primo consiglio, banale ma fondamentale, scegliere il tipo di memoria con le caratteristiche giuste. Vedete queste sigle V30 A2 piuttosto che 256 GB? 256 GB rappresenta la dimensione della memoria. Mio umile consiglio, su una camera del genere che registra a 360 dove la qualità è molto alta, se registrate alla massima qualità con il numero massimo di fps, mio umile consiglio è prendere minimo una memoria di 128 GB, meglio se 256 come questa, mentre da fare attenzione per le altre sigle perché rappresentano la velocità di scrittura e di lettura, e qua bisognerebbe fare un video pippone dedicato per capire la differenza tra megabyte e megabit, ma vi semplifico il tutto mostrandovi il mio armamento. Quindi, per non tediarvi, se dovete acquistare questa camera sul sito Insta360, aggiungete al carrello anche la rispettiva micro SD, perché vi posso garantire che le caratteristiche rispondono alle performance di questa camera. Ma passiamo alla fase successiva. Prendete un adattatore micro SD ed inserite la scheda all'interno. Se il vostro PC è lettore di schede SD, inseritela all'interno, altrimenti acquistate un adattatore SD, quindi inserite l'SD all'interno ed agganciate l'adattatore nella rispettiva porta. E adesso divertiamoci nel vero senso della parola. Apriamo la nostra scheda di memoria, cartella DCIM, all'interno troviamo camera 01 dove sono allocate tutte le nostre clip. E la prima cosa che notiamo, file con estensioni differenti, IRV e INSV, quindi possiamo metterli in ordine per tipo. Per adesso lasciamo da parte i file con estensione IRV e ci focalizziamo solo nei file con estensione INSV. Li selezioniamo tutti e li andiamo a copiare all'interno dell'hard disk facendo una nuova cartella, prova Insta. Altro passaggio importante, perché ho trasferito i file dalla micro SD alla memoria interna del computer? Per quanto il vostro computer sia super performante e di ultima generazione, lavorare con una memoria esterna di questo tipo, una micro SD, significa rallentare il processo di elaborazione, perché la memoria interna presente nei nostri computer, nel caso specifico un SSD, sarà sempre più veloce in lettura e scrittura. Quindi, altro banalissimo consiglio, copiate sempre i file dalla micro SD alla memoria interna del computer. Ma se la memoria dei nostri computer è piccola e i file delle action cam sono enormi, come posso fare per aumentare la capacità senza rallentare il processo di elaborazione? Con non poco dolore dovete mettere mano al portafoglio, acquistando SSD esterne come queste. Nel caso specifico parliamo di 4 tera di capacità con un'elevata velocità di scrittura e lettura. Queste memorie qua 2 o 3 anni fa si trovavano sui 500-600 euro, oggi con il Black Friday le potete trovare anche a 350 euro. Io ve le straconsiglio se avete una mole di lavoro enorme, altrimenti si trovano con delle capacità inferiori ma al tempo stesso con una velocità di scrittura e lettura leggermente più bassa. Tutto questo fa sì che il costo scende, non dico della metà, ma anche di un quarto. Ora che abbiamo i nostri file salvati all'interno della memoria del computer o anche all'interno della SSD esterna, ne prendiamo uno a caso. Questo il 10 agosto dovrebbe essere nella spiaggia in Irlanda. Doppio clic, si apre Insta360 Studio. Questa è la clip selezionata. Questa che abbiamo in fondo è la timeline, ovvero tutta la nostra clip. Possiamo vedere l'intera durata, ovvero 6 minuti e 29 secondi, e questa è la nostra ripresa a 360 gradi che noi possiamo utilizzare in tutte le posizioni, basta solo muoversi all'interno della sfera. La semplicità di utilizzo è veramente pazzesca, perché seguitemi bene, noi possiamo muoverci all'interno della timeline, tipo in questo punto dove appunto avevo spostato l'ista che inquadrava il fianco della moto, nel caso specifico il cerchio. Posso andare indietro perché ricordo che avevo inquadrato anche il cerchio anteriore, e se questo punto mi piace posso
posso anche decidere se allargare il FOV oppure diminuirlo, basta scorrere con il mouse. Trovata l'inquadratura che preferisco, in questo punto posso bloccare l'immagine con questo più. Vedete il pallino giallo che appunto blocca l'immagine, dove ci sono tra virgolette le nostre coordinate e dove ci sono anche i nostri FOV. Possiamo selezionare ultra wide, ovvero allargare, oppure se non ci piace l'effetto bolla possiamo selezionare il D-Warp. Al tempo stesso possiamo fare come effettivamente più ci piace, perché muoversi all'interno è veramente semplice. A questo punto possiamo far scorrere le immagini. Questa inquadratura ci piace, quindi dico che in questo punto voglio riportare l'immagine in questa posizione, metto un secondo più. Qua in basso a destra posso allargare la timeline, infatti guardate i due pallini che si allontanano, ma si allontanano solo perché possiamo lavorare con più precisione all'interno. Quindi aumento ancora, e se io faccio scorrere le immagini da questo punto, vedete che tra due pallini l'immagine rimane sempre quella che abbiamo selezionato, ma per farvi capire meglio io dico che da qua in poi voglio selezionare la ruota posteriore nella maniera migliore, quindi fermo l'immagine. Qua non mi piace perché il cerchio non si trova al centro, quindi posso abbassare, centrare il cerchio e mettere un ulteriore più. Se andiamo a rivedere tutta la clip, guardate, tra i due pallini l'immagine l'abbiamo bloccata. Ora tra il cerchio anteriore e il cerchio posteriore vediamo scorrere appunto le immagini, ma il cerchio posteriore rimane dove l'avevo selezionato. Ma per rendere il tutto ancora più comprensibile possiamo dire che da questo punto io voglio che l'immagine non sia rivolta verso la moto, bensì verso il mare. Quindi possiamo lasciare questo spazio, girare l'immagine ed inquadrare la spiaggia. Aggiungiamo un ulteriore più, ripartiamo. Ora l'immagine gira passando dal cerchio alla spiaggia perché avevamo bloccato questo frame, ma possiamo andare avanti in questa maniera. Facendo ancora scorrere le immagini, voglio che in questo punto si inquadri il mio volto, quindi aggiungiamo il più. Praticamente tutti i pallini gialli che vedete sono le inquadrature che noi blocchiamo, poi sarà semplicemente il software Insta360 Studio che deciderà il passaggio da un'inquadratura all'altra. Ripartiamo dall'inizio con il formato 16 noni impostato che ora conoscete bene. Vediamo che le immagini scorrono come le abbiamo selezionate. In questo punto avevo selezionato che il cerchio posteriore fosse stato al centro, poi l'immagine avrebbe girato verso il mare e poi avrebbe girato verso il mio volto. Fermiamo. A questo punto possiamo selezionare lo spazio tra un pallino e l'altro e compaiono quelle che possiamo chiamare tranquillamente dissolvenze. Nel caso specifico selezioniamo la prima, vedete questo rettangolino, andiamo a vedere. Forse qualcuno avrà già intuito, in questo punto abbiamo selezionato questa dissolvenza, ovvero la prima parte, cioè questa, andrà più veloce, poi pian pianino rallenta fino a fermarsi quando arriva nell'altro pallino. Se rivedete le immagini, la prima parte ruota veloce, poi rallenta, rallenta, rallenta fino a fermarsi. Già ve l'ho detto diverse volte, secondo me sono riusciti a rendere facile quello che effettivamente è anche difficile da capire. Comunque andiamo avanti, abbiamo visto che tutta la nostra clip dura 6 minuti e 29 secondi, ma noi ovviamente non vogliamo esportare tutta la clip, quindi posizioniamo il cursore qua. Tramite questo tastino cancella la parte iniziale della clip, posizioniamo il cursore alla fine, tramite l'altro tastino cancella la parte finale della clip. Quindi ora la nostra clip sarà di 32 secondi. Andiamo in alto a destra, esporta. A questo punto troviamo le impostazioni di esportazione video e se volete la massima qualità dovete esportare in ProRes
422. Infatti in basso a sinistra vedete una dimensione del file stimato di circa 2,4 giga, che per questi pochi secondi è tanta roba. Però ad esempio se dovete esportare per i social tipo Instagram o Facebook potete selezionare H265 e la dimensione del file sarà di 202 mega rispetto ai 2,4 giga. Noi selezioniamo ProRes, inizia esportazione, in alto a destra vedete questo pallino e qua vediamo la velocità di esportazione e nella scrivania del computer troviamo il nostro file formato tra virgolette classico. Doppio clic, andiamo a vedere. Ma possiamo fare anche un'ulteriore cosa, ovvero il tracciamento di un soggetto tramite il Deep Track. Selezioniamo, vedete questo pallino? Se lo andiamo a selezionare, guardate, inizia il tracciamento. Nella clip in basso vediamo scorrere il cursore e all'interno della clip dove vediamo questo segmento verde il nostro volto, ovvero la nostra sagoma, sarà sempre all'interno dell'immagine. Ovviamente tutto fatto dall'algoritmo. Poi con il simbolo della saetta si può accelerare il video di 2x, 4x, 10x. Basta fare in questa maniera. Qua possiamo scegliere il formato 16 noni oppure quadrato oppure 9 sedicesimi per i social, eccetera eccetera, ma noi scegliamo il 16 noni perché è il classico formato per i video. Sulla destra inoltre troviamo tutte queste icone. Nel caso specifico possiamo stabilire anche la stabilizzazione e il blocco della direzione. Con la seconda icona andiamo a selezionare il tipo di protezione delle lenti e molto importante troviamo in basso opzioni di cucitura del corpo. Che significa? Praticamente guardate in questo punto, se vado a togliere lo stitching a flusso ottico, vedete? Oppure togliamo la calibrazione cromatica, guardate, l'algoritmo non farà altro che migliorare le immagini nel punto di giunzione, nel punto di sovrapposizione. Poi abbiamo l'altra icona e all'interno troviamo una sorta di color correction dove possiamo elaborare l'immagine. In fondo troviamo anche un'impostazione audio per appunto messa a fuoco sulla voce o riduzione del rumore. Passando all'altra icona, qua potete selezionare se mettere un tipo di logo Insta360 o meno. Nella penultima icona parliamo di creazione di progetto, ma per questo bisogna farci un video pippone dettagliato. Poi abbiamo le informazioni, troviamo la risoluzione, nel caso specifico 8K, tipo di file, eccetera eccetera. Ora non andiamo avanti, ci fermiamo qua, non parliamo di creazione di un nuovo progetto, ovvero di come si crea un vero e proprio video, perché l'intento di questo video era rispondere ad una curiosità che avevate in molti, ovvero come trasformare un file formato 360 in un file formato 16 noni. Altra cosa che ho detto diverse volte ma ci tengo a ribadirla: non potete paragonare la qualità video di queste camere a 360 con la classica action cam, perché queste camere riprendono tutto, ma dovete valutarle per le loro potenzialità. Ma per mostrarvi la qualità e mostrarvi le potenzialità ci spostiamo sul campo. Facciamo anche questo lavoro, installiamo l'Insta in un punto strategico. Muchas gracias, buen viaje.
Ci hanno detto 1 chilometro di arena, 1 chilometro di sabbia. Durissima, ragazzi. Cambiamo rotta. No, scendo. Scelta sbagliata, ritorniamo in strada. Da questa banalissima clip avrete capito che per creare questo tipo di video, ovvero inquadratura verso il cerchio, poi inquadratura verso il mio piede, avrei avuto bisogno di più camere, ma al tempo stesso mi sarei complicato la vita di non poco. Chiudo il video qua in quanto voglio andare per gradi nel parlarvi di come realizziamo i nostri video. Ci sarebbe da affrontare anche l'argomento di come creare video direttamente dal telefonino tramite l'app Insta360. Se vi interessa scrivetemelo nei commenti che ci facciamo un video dedicato. Ma ora sono le 18:22 di martedì 26 novembre e noi domani mattina alle 8 abbiamo Flixbus, ovvero l'autobus che ci porterà a Fiumicino Terminal 3 per prendere l'aereo diretto a Madrid, dove a Madrid avremo uno scalo tecnico per prendere l'aereo di linea che ci porterà a Montevideo in Uruguay dalla Tenerona. Quindi prevedo una serata ancora giovane ma anche una nottata ancora giovane, perché voglio pubblicare questo video domani mattina oppure domani pomeriggio prima di partire e quindi atterrare dall'altra parte del mondo. Non vi nego che c'è sempre un po' di emozione, anche se per noi è diventata un po' una normalità, però andare dall'altra parte del mondo, tornare dal Tenerona, cambiare radicalmente la nostra vita, perché la vita si trasforma oggettivamente in una vita nomade, dove, come avete visto all'inizio del video, tutto è concentrato all'interno di 1/2 sacche per l'abbigliamento, dove sappiamo bene che i comfort si abbassano, ma che al tempo stesso quella sensazione di ignoto, quella sensazione di incertezza ti dà un'adrenalina pazzesca. Termino il video qua e speriamo di rivederci dall'altra parte del mondo con la Tenerona. Ciao ragazzi!